Angelo Mason, Raptor 2021, 1 prima. Eravamo d'accordo che tu mi facevi la domanda e io ti facevo la risposta. A te piace fare interviste e presentazioni? Anche no. La scarpa per il tennista è seconda solo alla racchetta. Il mio lavoro consiste nel progettare calzature tecniche per aumentare le performance degli atleti. Quando trovo le persone, la prima cosa che guardo sicuramente saranno i piedi, cosa portano e cosa esprimono con le scarpe. Io ritengo che il disegno industriale sia l'opera d'arte del XIX secolo. Disegnare la scarpa è disegnare un movimento. Il gioco del tennis è cambiato dagli anni 80-90 ai giorni nostri, principalmente per l'evoluzione della racchetta. Siamo passati da una racchetta piccola in legno a una racchetta molto più grande in carbonio, in grado di esprimere una velocità della pallina oltre i 200 km all'ora. Cambiando le racchette è cambiato un po' anche il giocatore. Per sfruttare questa nuova racchetta deve avere una fisicità più potente. Tennisti come Borg, Jimmy Connors, John McEnroe non superavano il 1,80 m di altezza, mentre adesso i primi 10 atleti al mondo sono tutti superiori al 1,80 m, 1,85 m e pesano anche 95 kg. L'esempio è Berrettini, ma vediamo anche altri atleti come Kevin Anderson che è oltre 2 metri. E questo naturalmente ha influito anche nella progettazione e nella realizzazione delle calzature. Da un lato deve assorbire gli urti e dall'altro deve dare stabilità, sicurezza. La scarpa deve essere precisa, il giocatore non deve pensare che può scivolare e fare le cose, quindi arrivare lì e anticipare il colpo all'avversario. Il bello è disegnare la scarpa, ma poi disegnarla per gli atleti. C'è la scarpa che viene poi portata all'atleta di che hai raggiunto un certo tipo di risultato. Questo è buono. Il progetto Raptor nasce con un'esigenza, ci voleva un'idea che costituisse un punto di rottura con le esperienze tecnologiche precedenti. Raptor è nata proprio con questa idea, vedevamo che c'era una parte di mercato, di consumatori, di utilizzatori che non erano soddisfatti con il nostro prodotto e volevamo sfidare, diciamo, questa potenzialità portando un prodotto nuovo. L'intuizione è stata quella di sviluppare il brevetto dell'Hyperpulse, diciamo una specie di balestra controllata. È un effetto di assorbimento del peso. Quando corriamo noi di solito esercitiamo un peso che è circa 2 volte 7, 3 volte il nostro peso corporeo nell'impatto al suolo. Noi abbiamo costruito una soluzione tecnologica che ha questa balestra che si comprime e poi rilascia questa energia, ma in maniera controllata sul piede, mentre il piede compie quella che si chiama rollata. Questo movimento ha una durata di qualche millisecondo. Bene, in questa fase noi abbiamo l'impatto, l'energia che in parte si disperde, in parte viene stivata, diciamo, in questa balestra e spostata in avanti. Ha un po' un effetto, una funzione di un trampolino, assorbe gli urti e ridà l'energia. L'obiettivo è stato quello di fare una scarpa che sia il massimo da un punto di vista di comfort, da un punto di vista di durata, da un punto di vista di assorbimento degli urti, una scarpa che non esiste, una scarpa da tennis con il massimo delle prestazioni.
Per la messa a punto della Raptor vengono sviluppati una serie di prototipi che devono essere calzati, devono essere testati per poi andare a finalizzare il prodotto con le messe a punto. La tomaia è realizzata con la tecnologia seamless. La scarpa non ha cuciture, è essenziale da questo punto di vista, è molto precisa, è molto pulita. Il mio lavoro è influenzato da altre cose. Vado a cercare sensazioni, da piccolo a grande, da vuoto pieno, le trasparenze, vedere e non vedere. La difficoltà è stata quella di far coincidere il massimo comfort con le massime performance che necessita un atleta professionista a differenza di un amatore. Noi li abbiamo raggiunti grazie alla collaborazione con grandi aziende quali Vibram per il battistrada e Ortolite per la soletta interna. Questa suola sembra veramente nuova. Effettivamente, cioè il battistrada, le mescole Vibram sono delle cose eccezionali. In effetti qualche tester ci ha detto: ma come queste suole non si consumano più? Scusami, quante ore hanno queste suole? Anche queste hanno circa 200-250 ore. Queste suole hanno 250 ore. Sì. Scusa, fammi vedere in camera. Il 5 va? Raptor 2021, Paolo Manuzzi, roll 1, take 1. La differenza tra una buona suola e una cattiva suola ti accorgi solo quando cadi, no? E lì ormai è troppo tardi. Il rischio caduta chiaramente nel tennis è minimo, lì addirittura forse troppo grip può essere pericoloso, quindi qua devi trovare il tuo compromesso dove hai stabilità, hai anche un buono scivolamento dove serve, ma anche un buon grip, no? per permetterti di reagire in fretta ai vari scatti e non perdere quel decimo di secondo che magari non ti permette di colpire bene la palla o di non arrivare, quindi mandare la palla fuori. Il punto forte di questa suola è una mescola chiamata X-Braid. La caratteristica è una durabilità e un grip maggiore rispetto ad altre mescole. Abbiamo allungato la vita delle scarpe, diciamo. E voi dovete immaginare come essere in cucina, quindi hai una ricetta da seguire con tutti i suoi vari componenti che devono essere dosati per essere messi all'interno della gomma, quindi della mescola. Il lavoro principalmente in Vibram è manuale, quindi quello che andrete a vedere è quasi sempre comandato da un uomo e non abbiamo macchine completamente automatizzate. L'idea nasce innanzitutto dal fatto che due aziende italiane con un know-how di 80 anni da parte nostra, più di 50 da parte di Lotto, ognuno sapesse il suo lavoro. Poi a noi piacciono le sfide e quindi più sono stimolanti, più sono difficili, più volentieri ci entriamo. Quello che piace a me è proprio progettare, andare a risolvere problemi, a migliorare ogni aspetto delle suole che progetto. Lotto è un'azienda leader nel settore tennis e fondendo il nostro know-how sulle suole insieme al loro know-how sulla costruzione di una calzatura da tennis viene fuori un prodotto notevole. La gomma è viva, come diciamo noi, quindi qualsiasi caratteristica può variare anche solo con l'umidità, col caldo. Questo è quello che vi dicevo, il lavoro è prettamente manuale, quindi conta anche tantissimo l'esperienza qua, perché il come viene posizionata la gomma sembra una banalità, ma se ci mettiamo noi qua adesso a stampare non viene fuori un pezzo buono. La scarpa alla fine che è uscita da questa collaborazione credo che oggi sia una delle migliori al mondo, crediamo di aver fatto un ottimo lavoro. Poi lasciamo la parola al mercato a giudicare o meno, però le eccellenze sia di Lotto che di Vibram sono entrate in quel prodotto. La prossima sfida è come migliorarla. I plus di Raptor sono la stabilità nella parte posteriore del tallone, ma allo stesso tempo anche la flessibilità della parte anteriore con la quale si riesce a imprimere tutta l'esplosività sui campi da tennis. La cosa che rende unica Raptor è la suola Vibram che mi aiuta negli spostamenti soprattutto laterali per avere più stabilità. Colgo l'occasione per fare un grande saluto agli amici di Lotto da Melbourne e dagli Australian Open in Australia.
Abbiamo delle sfide molto grandi perché ti scontri con concorrenti multinazionali anche 100 volte più grandi di te. Il mio motto è: per fare delle cose ottime non bisogna essere grandi, ma bisogna essere intelligenti, basta. La filosofia dell'azienda è proprio questa: sviluppare e realizzare un prodotto di altissima qualità, adatto alle più alte prestazioni e quindi disponibile per l'amatore, per l'appassionato, così come per il professionista del più alto livello. Non era proprio l'obiettivo che potesse andare bene anche agli atleti professionisti, però strada facendo, grazie ai materiali, grazie ai sistemi, grazie ai battistrada, grazie a un'infinità di cose, abbiamo ottenuto un prodotto unico al mondo e il migliore al mondo. Poi la scarpa effettivamente è un oggetto che si evolve tutte le volte. Allora, questa è la prima Raptor. Ha tutte le caratteristiche tecniche della calzatura da tennis, rinforzi e materiali in microfibra. La gente pensa che sia un mix che va in una macchina e esce fuori la scarpa. Non sa niente di quello che c'è prima, non sa niente di cosa c'è dopo. C'è un percorso che è fatto da uomini e donne. È da quando ho 20 anni che ho sempre detto che avrei voluto fare il responsabile della fabbrica, cioè per me non c'è altro lavoro migliore che creare il prodotto. Poi chi lavora al marketing pensa sia il marketing, chi lavora alle vendite, però io ho il cuore in fabbrica. Qualsiasi tipo di calzatura ha una tecnologia, ma poi è l'uomo che la costruisce e questo la rende unica. Questa per noi è l'evoluzione che c'è stata in questi ultimi 20 anni e te lo porti dentro. Lei si porta dentro te e tu probabilmente ti porterai dentro lei. Ah beh, senz'altro, ma anche queste, bene o male, portano dentro qualcosa di importante. Hai fatto una cosa bella. Ci far piangere a tutti, Bravo Luca. Ogni volta che realizzo un nuovo progetto è come un primo figlio, ti emoziona. E questa fa parte, diciamo, del nostro essere, del nostro vivere, di come ci misuriamo giorno dopo giorno nel nostro impegno, nel nostro lavoro. Lei ama il suo lavoro? Sì, assolutamente. Non riuscirei a farle tutte le ore che faccio se non lo amassi veramente. Ora faccio questo mestiere da quasi 50 anni. Hai intenzione di fermarti? Assolutamente no.